Buongiorno web amici, benvenuti a un altro video del calendario. Oggi faccio questo video perché andrò a trattare un argomento delicato e particolare. So già che con questo video ci sarà una marea di persone che scriveranno non è così, sì è così, bla 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 bla, eccetera eccetera. Faccio questo video perché in tanti avete scritto, in tanti continuate a chiedermi se le moto elettriche possono andare in autostrada. Allora, io prima di fare questo video ovviamente ho fatto un paio di telefonate, non adesso ma tempo fa. Volevo già farlo tanto tempo fa questo video, ho sempre evitato, però siccome settimana scorsa è stato firmato finalmente questo benedetto decreto per queste moto elettriche in autostrada, comunque diciamo mezzi elettrici a due ruote per poter andare in autostrada, adesso vi spiego tutto quanto. Allora, l'articolo 175, quello che è in vigore adesso, non menziona mezzi, attenzione, mezzi a due ruote elettrici, ok? L'articolo 175 non menziona mezzi a due ruote elettrici, quindi parliamo di dei mezzi elettrici che possono variare. Vi faccio un esempio, da un 3 kW di questo mezzo qua a un 82 kW di questa 0 qua. Oltretutto questa 0 qua che vedete qua sarà al salone all'EICMA, almeno così dovrebbe essere, e quindi vi aspetto, sarò lì tutti i giorni, quindi dal 25 al 28 in teoria sono lì. Se vi fa piacere venite e faremo due chiacchiere. Tolto questo, quindi continuiamo, quindi non menziona mezzi elettrici di nessuna tipologia, perché in quel momento lì non ci hanno pensato, si sono dimenticati, non hanno voluto, questo lo sapranno loro. E quindi cosa succede? Succede che a oggi, in questo momento che oggi è 2 di novembre, non si può andare in autostrada, non si può andare in tangenziale, perché non solo in autostrada ma anche in tangenziale. Tanti mi dicono ma c'è un buco legislativo quindi si può andare. No ragazzi, non si può andare. Perché? Allora, primo perché se ti fermano, e potrebbe essere anche meno, siamo consapevoli, non si può andare, come dire vado in autostrada, so che si può andare al massimo 130, che me ne frega, vado a 180, se mi fermano prenderò la multa, pago la multa. Ok, quello sarebbe il meno, siamo consapevoli, quindi prendiamo l'autostrada. Se ci fermasse mai una pattuglia, che succede? Succede che magari chiudono un occhio, magari no, magari lo sanno, non lo sanno, facciamo finta di niente, per noi può andare, tipo questa, e diciamo guarda che è una moto, possono fare la multa, possono non fare la multa, e quello sarebbe il meno. Dov'è il problema più grande? Se abbiamo un incidente, ragazzi, se c'è un incidente, l'assicurazione va a fare i controlli, non paga perché su questo benedetto articolo 175 non ci sono menzionati questi mezzi elettrici. Quindi è inutile stare a dire ma va se ha 11 kW non ha 11 kg eccetera, non si può andare, a oggi non si può andare. Però cosa è successo la settimana scorsa? Finalmente, dopo anni, perché se non mi ricordo male dal 2019, che era già pronto questo decreto finalmente, dove menzionava finalmente questi mezzi elettrici per poter andare in autostrada e ovviamente tangenziale. Quindi che cosa succede? Nel nuovo articolo finalmente vengono aggiunti anche i mezzi elettrici a due ruote, ma andiamo a capire meglio. Intanto faccio una piccola parentesi: c'era anche la possibilità, almeno tutti speravano, che anche un 125 termico, quindi endotermico, potesse andare in autostrada. Lo speravo anch'io, tra virgolette, nel senso che bastava poca potenza, doveva essere maggiorenne, ci stava, maggiorenne con poca potenza, tanto un 125 endotermico, insomma 120, 130 più o meno li fa, anche 110, ma ti basta per andare, non c'è nessuna problematica, e purtroppo non è passata. Quindi vuol dire che il 125 purtroppo in autostrada endotermico purtroppo non può andare, questo un po' mi dispiace. Ora parliamo dell'elettrico. Finalmente l'elettrico, a questo punto si sono accorti, hanno capito che il parco
dei mezzi elettrici a due ruote sta aumentando e quindi finalmente si può andare in autostrada. Ma quali possono andare in autostrada e in tangenziale? È qui che adesso andiamo a capire esattamente che cosa possiamo fare, ok? Quali mezzi potranno andare in autostrada? Allora, si parla anche di due categorie nuove: motoambulanza e mototaxi. Per quanto riguarda la motoambulanza e la mototaxi, non è ancora stato ben definito la potenza che deve avere questo mezzo, quindi questo ancora devono deciderlo, però hanno menzionato queste due categorie che prima non c'erano. Parliamo sempre di mezzi elettrici. Ora veniamo al parco elettrico, quello che vedete tipo qua, che usiamo normalmente, o almeno quelli che mi seguono e quelli che hanno dei mezzi elettrici vogliono sapere esattamente se possono andare o no. Allora, possono andare solo in autostrada i mezzi che sono non inferiore a 11 kW. Che cosa vuol dire? Che da 11 kW sul libretto, ragazzi, nominale, perché tanti mi scrivono ma il mio c'è scritto che 5 kW ma poi di picco fa 11. No ragazzi, quello che è riportato sul libretto, se andate sul libretto c'è scritto P2, ok, c'è scritto quanti kilowatt ha, perché comunque fa riferimento al libretto. Se vi fermano, ragazzi, date il libretto, non è che vanno a vedere caratteristiche di picco, fa quello, caratteristiche, vanno a vedere il libretto c'è scritto, ragazzi, che qua è P, potenza, e kilowatt, ok? Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che 3 kW non va, 5 kW non va, sempre quello che è scritto sul libretto, perché adesso vi faccio un esempio: le Evoque che è 8 kW, che è quella che vedete qua, nel 2022 uscirà quella 11 kW di motore, e mi auguro che lo mettano sul libretto, perché se mi mettono un motore 11 kW ma sul libretto è riportato 8, non può andare, c'è niente da fare. Noi diciamo però quella è 11, non può andare, nessun problema per questa 82 kW e quindi non c'è nessun problema. Quindi purtroppo rimaniamo agli 11 kW, che a parere mio sono tanti, nel senso che potevano abbassare un po', non dico tanto, ma già un 5 kW, ok? Sì, è vero, è fuori la TC Max, questo è già un 6 kW. Questo ad esempio, ragazzi, la Lemo HF1 è un 5 kW, scusate, è un 6 kW, ok? La danno per 105-110 all'ora. Perché non può andare in autostrada che fa un'autonomia di 200 km? Ovviamente in autostrada 200 km non fa, ma 100 km ve lo assicuro, perché l'ho usata, a manetta li fa, e 100 km in autostrada vai già, cioè ti muovi già. Perché non hanno potuto fare 5 kW, 6 kW, ma 11 kW sono tanti. In questo momento 11 kW purtroppo non ci sono tanti mezzi a 11 kW. Anche gli scooter più potenti, lasciamo perdere il BMW eccetera, ma gli scooter, parliamo di queste fasce qua, ragazzi, sono 7, 8 kW, 9 kW, capite? Non ce n'è 11 kW, e quindi adesso, tra virgolette, siamo contenti a metà. Perché sì, è vero, io con questo ci posso andare in autostrada, ma con tutte le altre che vedete qua neanche una. Solo con questa ci posso andare, ma le altre neanche una. E tutti quelli che hanno, che io ho venduto le Timbot, che mi vengono in mente, la TC Max, la Lemo, le Evoque e il resto, quelle che abbiamo in questo momento, nella maggior parte del parco che c'è nazionale, non potranno andare in autostrada. A meno che avrai una zero, la zero, qualsiasi zero, perché parte dalla minima, dalla 11 kW, quindi chi ha comprato una zero, che sia quella da 15.000 che quella da 25, tutte le zero potranno andare in autostrada, sono uno, la zero, l'Energica e la Red Davidson, e il BMW, quello scooter che dicevo prima. Altre 11 kW che in questo momento non mi vengono in mente, magari ce n'è anche qualche altra, non ce n'è. Quindi io dico, siamo contenti? Sì, ma fino a un certo punto. Comunque pazienza, sarà magari un inizio, si accorgeranno probabilmente che forse dovranno ancora limare qualcosina, siamo sulla buona strada, che almeno adesso menzionano dei mezzi elettrici finalmente, cosa che prima non c'era, quindi fino a poco tempo fa non c'era. Quindi dal 9 in teoria di novembre 2021, perché questo video poi magari lo vediamo fra qualche anno e dicono che cavolo sta dicendo, nel novembre 2021 finalmente verrà, almeno tanto è blindato ormai questa cosa, perciò deve passare dal Senato senza nessuna problematica, sarà legge. Ok, vi ho fatto questo video, vi dico non lo volevo fare perché so già che verranno fuori un sacco di polemiche,
però è giusto informarvi, perché io ho avuto parecchie discussioni anche un po' accese, quando basta semplicemente dire non è che ho ragione io, hai ragione tu, basta semplicemente prendere il telefono, chiamare la motorizzazione, chiedere come funziona e loro vi dicono, ok? Finiva lì, punto, stop. È inutile dire l'amico, il carabiniere, quello là. Si fanno le telefonate dove loro sanno esattamente i mezzi che possono percorrere l'autostrada no, e vi diranno che nell'articolo 175 non era, perché adesso lo è, non erano menzionati i mezzi a due ruote elettrici, a 3 ruote in su sì, è quello che fa ridere, perché se andate a vedere a 3 ruote è menzionato e a 2 ruote no, e si sono dimenticati. Cosa volete che vi dica? Funziona così. Quindi non voletevi del male, io vi ho dato solo un'informazione, ma per il vostro bene, perché per me potete fare quello che volete. C'è gente che va col monopattino in autostrada, e solo per dirvi che se prendete un mezzo elettrico siate consapevoli che se non è da 11 kW in su in autostrada non ci potete andare. La cosa positiva, se stiamo a vedere, è che a 11 kW con la patente B possiamo ancora guidarlo, e quindi per fortuna non dobbiamo prendere la patente A. Perciò 11 kW, patente B, lo possiamo prendere, che è il massimo che possiamo usare con la patente B, e possiamo andare in autostrada. Quindi in questo momento mancano solo i mezzi a 11 kW, anche a un prezzo accessibile ovviamente, ok? Che qualcosa comunque sta arrivando, ve lo dico, qualcosa arriverà, adesso poi vedremo il salone, ma per il prossimo anno qualcosa ci sarà. Perciò fatevi, mi raccomando, 2 conti, controllate in base a quello che fate, l'esigenza che avete, eccetera eccetera, ok? Ma non voletemi male, era solo per informarvi, soprattutto perché se mai per disgrazia avete un incidente, avete qualsiasi problematica su un'autostrada e non potete viaggiare, ragazzi, sono veramente dolori, io ve lo dico per quello, ok? Poi è ovvio, tutti customizziamo, tutti modifichiamo, che anche quello, tra virgolette, alcune cose non si possono fare, non lo so, per dirvi questa luce qua non è omologata eppure è montata, però cioè se fai un incidente con quello non è che magari va a vedere la luce, poi non so. Beh, invece in mezzo purtroppo sì, ok? Solo quello. Ci vediamo al prossimo video da Credendario. Scusatemi se ultimamente ne sto facendo veramente pochi, ma sono veramente preso perché vorrei e spero di riuscire a portare 3 moto al salone customizzate, e quindi è una sorpresa. Adesso la vedete qua perché tanto non è finita, vedete qualche pezzo così, ma non si capisce ancora. Sarà molto molto particolare. Ci vediamo al prossimo video da Credendario. Ciao ciao!